Breve racconto del Risorgimento di Bruno Ezzi. Sesta puntata. La fine della prima guerra d'indipendenza e la resa di Venezia. Pochi giorni dopo la proclamazione della Repubblica Romana, il 12 marzo 1849, il governo sabaudo, guidato dal generale Chiodo, si trovava in una posizione molto critica. Il Parlamento, a maggioranza liberale, aveva esercitato forti pressioni sul re e sul capo del governo, al fine di riprendere la guerra. Chiodo, alla fine, cedette alle insistenti richieste e, in accordo col re, dichiarò rotto l'armistizio. La conquista di Milano avrebbe permesso un'annessione secca della città, senza discussioni e obiezioni da parte dei milanesi. Il 20 marzo, però, la guerra iniziò molto male, con gli austriaci che sfondarono le difese piemontesi presso Mortara. 3 giorni dopo giunse la fatale sconfitta di Novara. Vedendo lo spalancarsi del disastro, Carlo Alberto si gettò nel tumulto della prima linea, combattendo con disperazione. Secondo alcuni che lo videro, cercava la morte, ma non la trovò. La battaglia costò alcune migliaia di uomini per parte, tra morti, feriti, prigionieri e dispersi. Per giustificare la sconfitta si indicò nel generale Ramorino, che fu condannato a morte, il capro espiatorio. In verità le responsabilità erano molto più estese e coinvolgevano sia il generale polacco Trzanowski, troppo prudente e scarso conoscitore del territorio, sia l'intera struttura dell'esercito sardo, i cui quadri dirigenti erano stati scelti con criteri nepotistici e completo disprezzo del merito. Gravi responsabilità pesavano anche sulla maggioranza della Camera, che aveva scioccamente preteso la ripresa della guerra, illudendosi che l'eroismo sarebbe bastato a generare la vittoria. Del tutto inutile risultò il sacrificio di Brescia, che, ribellatasi agli austriaci il 23 marzo, fu riconquistata e sottoposta a un atroce saccheggio. Con la scienza del poi, appare evidente che il regno di Sardegna, coi suoi 6 milioni di abitanti e un esercito di 65.000 uomini, in tempo di pace, non poteva vincere una guerra contro un impero di 37 milioni di abitanti e 360.000 soldati. Solo la simultanea ribellione delle varie nazionalità che componevano il mosaico imperiale avrebbe potuto causare il crollo dell'Austria. La sconfitta di Novara insegnava agli italiani che per sgominare l'impero asburgico, in mancanza di un'autentica e diffusa partecipazione popolare, era necessario conquistare il favore diplomatico delle grandi potenze europee e assicurarsi l'appoggio di un forte alleato militare. La sera stessa della sconfitta, Carlo Alberto abdicò a favore del figlio, Vittorio Emanuele II, e si ritirò in esilio a Oporto, in Portogallo, dove, malato e spossato dalle fatiche della guerra, morì il 18 luglio. Vittorio Emanuele II firmò l'armistizio di Vignale. Si disse allora che il re avrebbe rifiutato sdegnosamente la proposta del maresciallo Radeschi di un ingrandimento del suo stato in cambio dell'abrogazione dello Statuto Albertino. Nacque così, abilmente diffusa da Massimo d'Azeglio, la leggenda del re galantuomo. In verità, come ha chiarito Giorgio Candeloro, il progresso degli studi e i documenti austriaci relativi al colloquio di Vignale dimostrano che Radeschi non propose al re un'abolizione dello statuto, ma che invece consentì ad attenuare le condizioni dell'armistizio, perché volle incoraggiare il re a svolgere una politica rivolta a combattere il Partito Democratico, alla quale il re stesso si dichiarò propenso. L'armistizio impegnava il re a iniziare al più presto trattative di pace. Il 30 marzo fu pubblicato il decreto di scioglimento della Camera, senza annunciare la data delle nuove elezioni. Il 7 maggio Massimo d'Azeglio fu nominato capo del governo. La Repubblica di Venezia era assediata per mare e per terra.
sottoposta a più di 2 mesi di bombardamenti. Allo scopo erano stati anche usati, per la prima volta, anche se con scarso successo, dei palloni aerostatici. Aveva resistito sino allo stremo delle forze. Difesa ormai solo da veneziani, ad eccezione di alcuni ufficiali napoletani e lombardi, flagellata dalla fame e dal colera, fu costretta alla resa il 22 agosto 1849. Fu allora che il poeta Arnaldo Fusinato scrisse i famosi versi: «Il morbo infuria, il pan ci manca, sul ponte sventola bandiera bianca». Il 27 marzo, a Genova, era giunta la notizia della grave sconfitta dell'esercito di Carlo Alberto e i repubblicani, numerosi, in una città che era sempre stata repubblica sino al 1815, eccettuata la parentesi del periodo napoleonico, organizzarono una rivolta nella speranza di ottenere l'indipendenza dal Regno di Sardegna. Tra il 4 e il 9 aprile l'esercito sardo-piemontese attaccò la città, costringendola, anche col ricorso a brutali bombardamenti, alla resa. I soldati regi furono autori di violenze e saccheggi, mentre i capi della rivolta furono condannati a morte. Il generale La Marmora fu premiato per il successo dell'operazione con una medaglia d'oro al valor militare. In Piemonte, Vittorio Emanuele II sciolse il Parlamento, rieletto pochi mesi prima, perché, dominato dai democratici, non intendeva ratificare la pace di Milano del 6 agosto 1849. Quest'ultima prevedeva 75 milioni di lire di indennizzo e una temporanea occupazione austriaca nelle sue province orientali, una specie di zona cuscinetto. Il re, inoltre, col proclama di Moncalieri del 20 novembre, invitò i sudditi a eleggere parlamentari meno intransigenti, prefigurando, in caso contrario, gravi e pericolosi disordini. Il governo riuscì, con metodi più o meno legali, chiusure di circoli politici, sospensione di giornali, deferimento giudiziario di alcuni giornalisti, a orientare nel senso desiderato dal re il voto degli elettori. Il nuovo Parlamento, eletto il 10 dicembre, ratificò finalmente la pace.